Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere la Bond Story di Rapi. Iniziamo. Rapi viene da noi per chiederci un po' di soldi in modo da poter andare ad acquistare del cibo. Il problema? Siamo al verde. Ci chiede se ci fosse qualche problema con i pagamenti da parte del governo. Con tutte le operazioni compiute è strano non avessimo soldi. Ma il motivo è che non abbiamo mai compilato i rapporti delle missioni compiute. Così decide di darci una mano a recuperare tutti i rapporti mai scritti e dopo solo mezz'ora sono pronti per essere consegnati all'ufficio governativo. Arrivati, Rapi si ferma fuori. Le nicche non sono autorizzate ad entrare. Il motivo è per evitare di vedere il lato negativo dei comandanti. Confusi, entriamo e vediamo dei comandanti tristi, alcuni arrabbiati. Uno che era allo sportello stava gridando contro la commessa che il suo guadagno era troppo misero per i rischi imbattutosi in superficie. Sono morte 2 nicche durante la sua operazione, ma riceve come risposta: i risultati delle operazioni dipendono completamente dalle capacità di un comandante. Prova a controbattere, ma viene avvertito che se continua verrà chiamata la sicurezza. Così, sconfitto, se ne va. Arrivato il nostro turno, invece, ci vengono fatti i complimenti per gli ottimi risultati e veniamo pagati profumatamente. Riuniti con Rapi, parliamo di come la vita dei comandanti sia complicata e che una volta usciti dall'accademia militare, in media durano al massimo 1 anno sul campo, in quanto vengono gettati in combattimento senza un'adeguata preparazione. E se si rimane vivi ma senza compiere la missione, non si riceve nulla. Non esistono stipendi, si viene pagati esclusivamente a missione compiuta. Ma ciò rimane segreto ai cittadini dell'Ark. Questo perché i comandanti sono visti come gli eroi che salveranno il mondo. E se qualcuno volesse diventarlo, non saprà di quanto sia dura. Ad ogni modo, Rapi ci consegna la lista della spesa e vedendo che non avremmo speso molto, decidiamo di fare dei regali alle nostre compagne. Entrati in un negozio, la commessa ci osserva e chiede a chi fossero diretti i regali. Questo perché non vendono articoli destinati alle nicche. Fare amicizia con loro, fare regali, avere appuntamenti, trattarle come se fossero umane. Se vengono trattate come tali, alla fine ci crederanno, poi vorranno dei diritti, commetteranno crimini, attacchi terroristici. Ci invita ad uscire dal negozio augurandoci buona fortuna nel trovare qualcun altro che ci venda qualcosa, seppur sapendo essere quasi impossibile. Così, amareggiati, ce ne andiamo. Non potendo acquistare articoli da regalo, decidiamo di portarla in un ristorante. Dopo aver mangiato, la invitiamo a prendere ciò che più le piace la prossima volta, visto che ha voluto ordinare i nostri stessi piatti, rispondendo però di non avere cibi preferiti. In quanto nicche non hanno alcun bisogno di mangiare. Il nucleo produce l'energia necessaria per svolgere tutte le funzioni. La fame non esiste effettivamente, è solo un input cerebrale in quanto unica parte umana. Il corpo fisicamente può sembrare umano in modo da mischiarsi tra la folla senza che lo sappiano, ma potrebbero subire un crollo mentale nel realizzare di non esserlo. E uno dei modi è la negazione di funzioni principali come per l'appunto il cibo. Quando notano che non ne hanno effettivamente bisogno, diventano consapevoli di essere differenti dagli umani e lo stato mentale riceve un impatto negativo. Ci sono nicche che mangiano 3 volte al giorno per appagare la sensazione e altre che è sufficiente una volta ogni 2 giorni. La stessa cosa vale per il riposo e l'igiene. Non si sentono stanche se non dormono e non puzzano se non si lavano, ma se non lo facessero diventerebbero consapevoli. Anni fa i loro liquidi erano verdi, quindi vedere il sangue verde portava ad esserne consapevoli. Così con il tempo è stato cambiato in rosso. Stessa cosa vale per bulbi oculari con vista elevata, lanciamissili nell'addome, gambe potenziate. In termini di potenza erano sicuramente migliori, ma avvenivano troppi crolli ed è stato tutto scartato con il tempo. E se il crollo dovesse raggiungere livelli alti, avviene il mind switch, portando ad un cambio della personalità. Raramente diventa un cambio positivo e quelle che lo ricevono negativamente vengono chiamate irregolari e abbattute. C'è la possibilità di portarle allo stato precedente con un riavvio cancellando la memoria,
ma le possibilità di successo sono molto basse. Questo perché quando si diventa un irregolare, il cervello si rompe fisicamente. Terminata la conversazione, torniamo a casa e mangiamo con la squadra, dove confessa aver voluto fare spontaneamente questa conversazione per ricordarci che la mortalità è molto alta, perché sia Nick che comandanti si credono degli eroi. Ha visto morire troppe persone e non vuole che succeda anche a noi. Non sa il motivo, ma sente che abbiamo qualcosa di speciale. E così le promettiamo di non montarci la testa e che ci saremmo guardati le spalle a vicenda per sempre. Termina così la Bond Story di Rapi, dove riceviamo delle informazioni generali sullo stato mentale delle Nick e della difficoltà economica di chi purtroppo non riesce a compiere con successo le missioni in superficie, che si rivelano spesso essere suicide. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!